A Occhi Aperti nasce con l'idea di considerare il fumetto in modo sempre più contaminato. Il focus di partenza è ragionare su tematiche che noi sentiamo sensibili nel contemporaneo che viviamo. A partire da questo obiettivo generale, giustamente poi il festival deve esistere e quindi si deve concretizzare in qualcosa e diciamo gli ingredienti sono 3-4. Abbiamo delle mostre che sono sparse nel tessuto cittadino. Poi abbiamo un punto centrale del festival che negli ultimi anni è il DAS, che è un posto che si occupa di forme di arte contemporanea, che raccoglie la programmazione degli incontri. E poi abbiamo invece tutta una dimensione legata ai giovani artisti. Durante il festival abbiamo portato le attività legate al fumetto in tantissimi luoghi della città. Sono stati tanti posti e soprattutto c'è stato un grande interesse nel coinvolgere persone giovani. Uno degli interessi di quest'anno in particolare è stato il fatto che abbiamo coinvolto diverse accademie del territorio italiano, di fumetto e non solo, accademie che hanno portato le loro classi attivamente al festival. È stato un bel momento perché appunto in Italia l'autoproduzione è veramente un territorio molto fertile e riuscire in un festival a coinvolgere persone giovani che studiano ma che già attuano delle pratiche di creazione e produzione di fumetto in modo indipendente diventa anche proprio uno spazio di creazione di tendenze ma anche di interessi delle persone e di sguardi sul fumetto contemporaneo. Il titolo del festival di quest'anno era Mondi Accanto e si riferiva alla mostra monografica di Nicole Clavellou che abbiamo ospitato nell'ex chiesa di San Mattia, perché Nicole Clavellou è stata negli anni, nei decenni diciamo, una figura fondamentale del fumetto europeo, che ha portato a tutta una serie di rivoluzioni sia in campo stilistico e proprio di forma del fumetto, sia proprio nella figura dell'autrice donna, che appunto fino a qualche decennio fa era una figura molto rara nel panorama del fumetto, che era tendenzialmente un panorama molto maschile, e questo per noi è stato molto arricchente perché appunto ha confermato una scelta che abbiamo pensato appositamente per loro, ma come quasi un azzardo, e invece si è rivelata assolutamente forte e convincente. Noi sempre più dobbiamo abituarci a un'arte combinatoria nel vivere, e essendo il fumetto un'arte combinatoria ha una funzione indirettamente pedagogica, mi viene da dire. Per noi di Amelin era molto importante rendere accessibile il festival a Occhi Aperti per varie motivazioni. Innanzitutto perché appunto essendo un festival tematico e trattando di temi del contemporaneo è importante che questi arrivino e siano in dialogo con un pubblico di varie generazioni, varie fasce d'età e varie provenienze in modo semplice e diretto. E per fare questa cosa abbiamo adottato varie strategie. Innanzitutto abbiamo fatto un lavoro molto grosso con le scuole e con le altre accademie, quindi la grafica del festival, i testi che noi abbiamo inserito nelle mostre, nella comunicazione e nei panel durante gli incontri erano pensati appositamente con un team di esperti per far sì che fossero accessibili a tutti e a tutte. Una delle cose che più mi ha colpito e che mi ricordo è stato il dialogo con una persona. È stato bello discutere con lei perché sì, veramente da parte sua non c'era né timore e nemmeno c'era una genuina curiosità di chiacchierare con noi, e è stato bello prendere questa curiosità e discuterne con lei, sviscerare la cosa, e la mia impressione è stata che alla fine anche lei fosse comunque affascinata. È stato un momento di scambio che le fosse stato utile in qualche modo. Sinceramente non farei un festival se non ci fossero dei giovani nel gruppo di lavoro, proprio questo è fondamentale. Misurare l'attrito in senso positivo però delle visioni generazionali è per noi è assolutamente necessario, per cui mi viene da dire che è un'azione pedagogica avere dei giovani nel gruppo di lavoro, ma è una pedagogia non verticale, è vicendevole, perché veramente si impara gli uni dagli altri. I fondi dell'8 per 1000 dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai per noi sono stati evidentemente preziosissimi, ma per più motivi. In primis quello più naturale, se vogliamo, è che chiaramente avere questo tipo di sostegno ti dà un senso di tranquillità e di solidità nella costruzione del festival, questo in senso generale, che è ben diverso dalle edizioni precedenti. Il secondo livello invece più specifico ed è
legato al fatto di rivolgere ancora più attenzione nei confronti dei giovani, anche nella possibilità di dare dei compensi adeguati. Ultimo discorso è il fatto che il festival tendenzialmente nella nostra ottica dura 4 giorni più le mostre e le attività in mostra fino a da novembre fino alla Befana, per intenderci, mentre invece questi fondi ci hanno permesso di pensare a dei prolungamenti e delle attività ulteriori che vanno per più mesi.